Oggi facciamo una bella lasagna con radicchio, ma la cosa più importante è che la facciamo furba perché utilizziamo solo una pentola, besciamella in cottura, tutto con una pentola, poi mettiamo una pirofila e dentro nel forno. Per 4 persone abbondanti uso 2 bei radicchi trevigiani. Il radicchio trevigiano è questo qua, che ha i rametti sottili, può essere anche tardivo, poi c'è anche il radicchio quello più lungo, c'è il radicchio di Chioggia quello rotondo, c'è quello veronese che è più carnoso, il radicchio c'è praticamente tutto l'anno, vanno bene tutti, usate quello che volete. Questo è un po' tardivo, è leggermente amarognolo, però è anche molto saporito. Se volete che non sia amarognolo usate quello di Chioggia che siete più tranquilli. Pentola sul fornello, io ne uso una bassa per farvi vedere bene, ma se ne avete una più alta sarete più comodi. Olio d'oliva, qualcuno usa il burro, fate voi. Una bella cipolla bianca o bionda. La cipolla tagliatela non troppo sottile, tanto è grossa come il radicchio, però con la cipolla determinate la dolcezza del radicchio, più gliene mettete e più gli togliete l'amaro al radicchio. Se volete potete usare anche i porri, anche abbondanti, che dolcificano molto. Faccio rosolare un minutino a fuoco medio. In questa fase potete aggiungere salsiccia, speck, funghi, quello che volete. Intanto tagliamo il radicchio. Vedete dove l'ho tagliato? L'ho tagliato dove c'è il cispone, qui sotto. Lo faccio 5-6 fette secondo la grandezza. In alto non c'è bisogno di tagliarlo. Poi dopo lo tagliamo a pezzetti così. Quando arrivate dove c'è la radice, qua, andate più sottili. Dentro insieme con la cipolla rosolata. Ricordo che se avete messo dentro un po' di speck a pezzettini, un po' di salsiccia va benissimo, i funghi ci stanno bene, vedete voi. Un po' di sale, un po' di pepe, anzi pepe come se non ci fosse un domani, pepe a manetta, una tempesta di pepe, fate voi. Giratina, fuoco medio, coperchio 5 minuti. 2 minuti, si è insaporito un po' e adesso ci mettete o un bicchiere di acqua o un bicchiere di vino. Io preferisco mettere l'acqua invece del vino perché il vino lascia un retrogusto un po' forte. Se era il risotto mettevo il vino, ma per la lasagna uso l'acqua. Adesso ti faccio vedere una cosa furba, una ricetta che le cucine la fanno ma non la spiegano mai i cuochi, è un segreto. Il radicchio non deve cuocere tanto, perché dopo cuoce nella besciamella, cuoce nel forno, insomma, non è mica una roba che deve cuocere tantissimo. Quindi nel frattempo mezzo litro di latte, 45 grammi di maizena, latte freddo, 45 grammi di maizena, se non volete usare la maizena usate la farina normale, usate la farina d'avena, la farina di riso, la farina di piselli, quello che volete, bastoncino, cucchiaino, quello che c'è. Va bene anche una ciotola, una scodella, mica per forza dovete avere la garaffa da Formula 1. E sciogliete la maizena, 45 grammi, mezzo litro. La fecola non va bene, mi raccomando mischiare bene perché soprattutto la maizena infila, va sul fondo e poi resta lì. In tutto saranno passati 10 minuti da quando l'ho messa su, vedete si sta asciugando anche l'acqua o il vino che gli abbiamo messo. Adesso attenzione perché gli mettiamo dentro il latte. Dategli un'ultima mischiatina e dentro di colpo, senza paura. Ecco, e mischiare. Questa è una besciamella in cottura, facilissima, è un addensante alla fine. E adesso è freddo, ma cuocendo si addenserà e quindi dovete stare qui 3 minuti. Non andate a pascolare il cagnolino in campagna, dovete stare qui 3 minuti. Se suona il telefono lasciatelo suonare. Guardate, sta già addensando e non è ancora neanche caldo. Ci metto ancora un pizzichino di sale perché non l'ho messo nel latte. Ecco. Dopo comunque va sempre assaggiato, assaggiate sempre. Guardate come si sta addensando, guardate, insistiamo ancora 20 secondi. Vedete come fa le prime bolle? Via dal fuoco e andiamo a girare ancora per 30 secondi perché il fondo della pentola è molto caldo. Bella densa. Ora qui dentro se volete ci potete mettere dentro anche 250 grammi di ricotta. Io oggi non ce la metto perché comunque il radicchio è abbondante, è già bello denso, faccio senza. Se avete dei funghettini secchi, ammollati, li tritate, li buttate dentro, spettacolo. Il nostro ripieno, formaggio grana, abbondante, pirofila, teglia, quello che avete. Formaggio, questa è una fontina, e in tutti i banchi in frigo del supermercato trovate la pasta fresca sfoglia già pronta per essere messa in pentola. Oggi Beatrice ti faccio una lasagna che ti lecchi i baffi. Non ce li ho i baffi. Ripieno sotto, così non si attacca la sfoglia. Vedete com'è bella densa? Sfoglia, qui dipende un po' dalla misura che avete di teglia.
Formaggio, io ho detto fontina, ma se volete mettere dentro un casera, l'asiago, mettete dentro il montasio, mettete dentro quello che vi piace. Se volete metterci 4 fettine di speck sottili messe giù per così, mettetele come volete. Cinque strati ho fatto. Di solito la lasagna 5, ma insomma finché avete condimento fate strati. Ecco. Spolveratina finale di formaggio grana. Con una bacchetta, stuzzicadente, un coltellino, una forchetta, fate un po' di buchi sopra, così quando cucina nel forno non vi fa le bolle, perché col caldo fa le bolle. Andate bene sotto, senza pietà, proprio fategli del male. 4 buchi in forno, 180 gradi, 30 minuti. Di solito io intanto che aspetto che cucina la roba nel forno, quella mezz'ora qui mi impasto il pane o la pizza, in questo caso la pinza alla romana, che deve stare in frigo tutta la notte, e domani la cucino. Trovate la ricetta nel mio canale, pinza alla romana. E intanto è venuta pronta anche la lasagna, va che bella! Vediamo un po' cosa abbiamo combinato qui, Beatrice, va che bella cremosa che è.